Ben ritrovati, benvenuti a Budapest. E se vi state facendo la solita domanda, Marco, che diavolo ci fai a Budapest? Io vi darò la solita risposta. Ho avuto la possibilità di venire qui e l'ho sfruttata. In questo momento mi trovo al Baroque Hostel, vi lascerò ovviamente tutte le info in descrizione. Un ostello molto particolare che da fuori sembra un posto lugubre in cui vendono i tuoi reni mentre dormi, dall'interno è una figata pazzesca perché, cioè raga, vi dico solo che c'è un passaggio segreto, c'è letteralmente un passaggio segreto dentro un armadio da una parte all'altra dell'ostello. È una figata pazzesca. E cerco di non urlare tanto perché fuori da quella porta c'è letteralmente l'entrata, quindi mi sentono se parlo. Ma vabbè, non capiscono niente, non capiscono l'italiano. La stanza è un po' piccolina, però sono da solo. Cioè, più che altro è strana ed è bassa, cioè, vi faccio vedere. Questa è la distanza che c'è fra la mia testa e il soffitto, ma non importa perché non passerò molto tempo in questa stanza, starò un paio di giorni qui a Budapest, beh 4 giorni, ma il primo è già passato, sono tipo le 7 di sera, io sono appena arrivato, insomma è una vita faticosa, ma devo dire che da quel paio di chilometri che ho fatto venendo dal centro in qua, da dove mi ha scaricato l'autobus, a qua dell'ostello, ho visto un sacco di cose belle, quindi mi sa che questa città mi piacerà molto. Ma non voglio tediarvi oltre senza mostrarvi immagini, quindi io direi che per oggi vi lascio un pochino qua, un pochino in sospeso, perché adesso andrò a cercare qualcosa di caldo da mangiare, da mettere sotto i denti, a farmi una doccia e a sistemarmi, a prepararmi per domani, e con domani cominciamo a vedere i posti fighi. Quindi ci vediamo domani. Buongiorno, splende il sole oggi qui a Budapest e sono contento della cosa perché non mi piace andare in giro con il brutto tempo e perché ieri piovigginava, era nuvolo e quant'altro, quindi sì, non prometteva bene. Invece splende il sole oggi, la mia cuffia è imbarazzantissima come sempre, c'è un sacco di rumore perché A c'è un sacco di vento, B non so se c'è qualche manifestazione politica di qualche genere con leader mondiali, so che è tutto il giorno, tutta la notte che passano su e giù macchine, le auto blu come le chiameremmo noi, auto della polizia da tutta la parte, polizia da tutte le parti, nastri della polizia da tutte le parti, sirene, non lo so, probabilmente sta succedendo qualcosa, speriamo che non interferisca con i nostri piani e noi iniziamo il nostro giro della città di Budapest da una delle attrazioni più vicine al ostello in cui alloggio, ovvero questa magnifica piazza che, se non sbaglio, si chiama in italiano Piazza degli Eroi. Ragazzi, io questa volta non cercherò nemmeno di pronunciare i nomi in ungherese perché non sarei capace, li storpierei e basta, quindi se so la traduzione in italiano ve la dico in italiano, se no vi scrivo sotto come si chiamano i posti. Oggi iniziamo da qui. Fa parecchio freddo, sono 3 gradi circa, però sta salendo la temperatura e comunque non si sta male, è bello secco, bello... si sta bene, bello freddo ma si sta bene. Spero solo di non avere di nuovo i problemi che ho avuto a Berlino con le batterie, che mi si scaricavano subito col freddo e con l'umido, perché c'era un umido pazzesco a Berlino, però qua secondo me andrà un po' meglio. Frattanto ci sono già le scolaresche alle 8 del mattino, perché sono le 8 del mattino, che fanno su e giù nel coso di pattinaggio, non mi viene in mente come si chiama, sul ghiaccio, pattinano sul ghiaccio. Questo castello è una cosa spettacolare, ci sono pure un paio di musei dentro, un'architettura bellissima. Così, raga, 30 secondi che giro per Budapest, ho già visto delle figate pazzesche. Se continuiamo di sto passo, sto video vede una cosa astronomica, ma veramente.
Devo ammettere che non mi sarebbe dispiaciuto fare un salto alle terme, ma oltre alla lista dei luoghi di interesse ho dimenticato a casa anche il costume da bagno, quindi se ne trovo uno magari cerco di fare un salto, se no purtroppo occasione sfumata. Approfitto per darvi una informazione rapida. Per cambiare i soldi personalmente vi consiglierei di controllare prima i cambiavaluta in centro, perché a me hanno fatto un prezzo molto migliore che non il prelievo bancomat, perché col bancomat mi dava 270 circa fiorini per euro, in centro mi hanno dato 306, 308, 310, quindi conviene cambiare soldi contanti. E come dicevo mi sono dimenticato a casa la lista dei luoghi di interesse, quindi niente. Questa volta si va con calma e cerchiamo i posti alla vecchia maniera, camminando e aguzzando la vista, anche se sono miope. A capire un po' questa città. Dove ci sono parchi ci sono edifici storici interessanti. Adesso mi trovo in quella che credo potremmo tradurre come Liberty Square, Piazza Libertà alla fine, ed è circondata da palazzi stupendi. E niente, qua veramente i palazzi sono, le architetture sono molto molto belle, molto europee, molto Europa Est, molto tradizionali queste zone qua, che a me piacciono veramente tanto, come ormai avrete capito. E anche i pochi palazzi moderni, c'è vento, spero che si senta abbastanza bene, anche i pochi palazzi moderni sono ben fatti, belli, discreti, si amalgamano bene col resto della città, quindi devo dire per adesso complimenti. Si sta facendo più insistente, ma vorrei fare un piccolo appunto in tema di architetture. Il Palazzo del Parlamento, uno dei punti di interesse più famosi e più belli di Budapest. Innanzitutto sembra una cattedrale gotica e in secondo luogo è enorme, cioè in foto, in video non rende, è veramente enorme ed è una grandissima figata. Vento. Devo ammetterlo, ogni tanto ancora mi stupisco di dove i viaggi ci portino. Chi mai avrebbe detto che mi sarei trovato a passeggiare lungo le sponde del Danubio. Piccola informazione per chi non lo sapesse: Budapest, così come la conosciamo oggi, in realtà è l'unione di due città, Buda e Pest, che stanno una su una sponda e una sull'altra del Danubio. Ora non mi ricordo esattamente quale, quella di qua dovrebbe essere Pest e quella col castello di Buda dovrebbe essere Buda. Comunque adesso mi sono quasi ammazzato, ma nonostante ciò continuiamo imperterriti e andiamo a prendere uno dei ponti, probabilmente il ponte delle Catene, perché mi pare che quello sia il ponte delle Catene, e andiamo dall'altra parte del Danubio a vedere l'altra parte storica della città di Budapest.
In cima al castello di Budapest, e che dire, è assolutamente una tappa obbligata per il vostro soggiorno in questa città, perché da qui si può godere un panorama assolutamente mozzafiato su tutti i dintorni, quindi venite, non c'è niente da dire, venite assolutamente qua. Io vi consiglierei personalmente di fare il percorso a piedi, perché ci sono più cose da vedere ed è gratuito, non dovete pagare la funicolare, quindi fatevi un attimo una scarpinatina, 10 minuti per venire su a piedi. E non so, mi sa che ci torno al tramonto di notte, perché qua è veramente molto bello. Facendo un po' il vecchietto della situazione, mi sono seduto su una panchina, davanti a me il Danubio che scorre, da un lato il Ponte delle Catene, dall'altro il Parlamento, e devo dire che sono felice di essere venuto a Budapest. È una città veramente molto bella, che non mi aspettavo mi avrebbe sorpreso così, con così tante cose particolari e tante cose da vedere. Quindi sì, sono proprio contento di essere venuto. Adesso mi riposo un attimino, perché alla fine un po' vecchio lo sono. Mi riposo ancora un attimino su questa panchina con questi bei colori del quasi tramonti o dell'1:30, ma vabbè, è inverno, è praticamente dicembre. E mi riposo un secondo e poi vediamo se riesco ad andare alla cittadella, e da lì penso che inizierà il tour notturno alla ricerca di una cena. Ok, devo correggermi. Questo è il punto di osservazione più figo di tutta Budapest. È una cosa assolutamente pazzesca. Io non riesco a trovare un punto con, ecco qua, un'illuminazione decente. Questo punto, di cui metterò il nome qui o qui da qualche parte, è assolutamente pazzesco. È una scarpinata da non poco arrivare fin qua, infatti sono in acqua, però la visuale è mozzafiato. Si vede praticamente a 360 gradi tutto quanto. Oggi poi è una giornata limpidissima e quindi si vede veramente tutto. Per fortuna che così, perché fosse stato brutto come era Berlino, o brutto anche solo come era ieri, sarebbe stato un vero peccato. Ma questo punto, da fare dopo il castello, perché meglio fare prima il castello e poi qua. Diciamo che dal castello si vedono più dettagli, si vede meglio il Parlamento, tutte quelle cose lì, ma da qua si vede veramente tutta la città e oltre. Vi auguro, se venite a Budapest, quando verrete a Budapest, non se, quando verrete a Budapest, di trovare una giornata bella e pulita come questa, di venire qua su e vedere questo panorama assolutamente mozzafiato.
sole comincia a calare. Io non mi ero ancora fermato per un pasto, quindi mi sono fermato, però mi conoscete, sono un pessimo youtuber, un instagrammer ancora peggio, e quindi non ho filmato quello che stavo mangiando, ero in un baracchino con poco spazio e troppa gente. Ma lasciate che vi dica una cosa: se siete a dieta o non volete ungervi, non prendete il langos. Buono, per l'amor del cielo, molto buono, però è praticamente sta frittella fritta con sopra quello che vuoi, e diciamo che è un po' onto, e c'è la gente che ride di me perché sto parlando in una lingua che non conoscono in mezzo a una via trafficata. La vita, la vita. Sono rientrato in ostello, si è fatta, come avete visto, notte, e come credo sappiate, se non lo sapete lo scoprirete ora, a me non piacciono i mercatini del Natale. Secondo me rovinano le città, perché li mettono sempre nelle piazze più belle e quindi non puoi vedere le piazze perché ci sono i mercatini di Natale. Qui per fortuna li hanno messi un filo defilati, non sono nelle piazze principali, sono in piazzette minori, e sono anche piuttosto carini perché hanno una quantità di cibo e roba pazzesche che sembrano più delle boutique, dei ristoranti di lusso che non dei mercatini di Natale. Quindi ho fatto un'eccezione e mi ci sono fermato non solo a fermarli ma anche a mangiare. Questa volta ho fatto il bravo e ho filmato cosa ho mangiato. Ho preso un hot dog ungherese che è tipo grande come 3 salsicce nostre e un bicchierozzo di vin brûlé, e fate conto che ho speso 10 euro spiccioli, ed è il pasto che ho speso di più fino adesso. E mi sa che sono un po' fuori fuoco perché qua in camera le luci fanno un po' schifo, ma siamo arrivati alla fine del video, quindi anche se le luci fanno un po' schifo e sono un po' fuori fuoco e non riesco a parlare, mi perdonerete. A questo punto io direi che posso chiuderla qui e darvi come al solito appuntamento a quello che per me è domani, ma per voi sarà probabilmente fra 1 o 2 settimane. Comunque vi do appuntamento al prossimo video e rimanete sintonizzati perché appunto domani andremo a esplorare alcune parti di Budapest che non abbiamo visto oggi, e poi purtroppo si tornerà a casa. Rimanete sintonizzato, ci vediamo al prossimo video.